Ok ragazzi, eccoci qua, siamo tornati in campo, ve l'avevo promesso, eccomi qui con la Pure Drive VS, un modello di qualche anno fa ormai, la potete ammirare qui in tutta la sua bellezza, questo grigio antracite con il tipico blu, adesso i colori sono leggermente diversi, hanno inserito il rosso. Pure Drive 98, vabbè, ma tanto che sarà? Sarà la vecchia VS ripitturata di blu come la Pure Drive 100, ma manco per idea, è proprio un'altra racchetta. È uscita la nuova Pure Drive 98, ma io ho preferito questa e vi racconterò perché. Rigidità più bassa e comunque sia facilità di gioco superiore. E soprattutto vi dico una cosa, mi avete chiesto un confronto con la Pure Aero 98? Ho appena messo nella borsa la Pure Aero 98, ho preso questa, ci ho già fatto qualche ora di gioco nei giorni precedenti, bellissima, mi è piaciuta molto. Andiamo a vedere. Questa racchetta ha un'uscita di palla impressionante, è più facile dell'Extreme onestamente parlando, ha un profilo 21-23-21 quindi simile all'Extreme Tour ma è più rotondeggiante, ha una rigidità notevolmente più alta, 62 su 68 e 65 della Pure Aero 98, quindi io non la potrei usare per il mio gomito, però è una racchetta che comprerei onestamente. Mi è arrivata incordata con Yolex Polytour Pro 1.25 21-20 kg, grazie a Tennis Warehouse per averla mandata e vi ricordo che potete accedere allo sconto LOST1010 il codice sul sito di Tennis Warehouse su prodotti selezionati del loro catalogo. Il feeling è molto buono, veramente bello, un ottimo binomio anche con la corda, l'ho trovato molto interessante, una racchetta che premia anche questi colpi da fondo, chiaramente il top spin esce che è una bellezza, ma anche il back spin. Così, Sono teoricamente vendute in coppia e le dovreste trovare in specifica, più o meno 1 grammo l'una dall'altra, il che è una cosa positiva perché altrimenti di solito le dovresti portare dal tuo incordatore tecnico di fiducia per farle fare il matching. Sapete una cosa? Voi sottovalutate la potenza del backspin, dello slice, a prescindere da questo telaio ci sono racchette che lo prendono meglio, altre peggio, però la rasoiata, lo slice è veramente efficace, soprattutto se giocato bene profondo e basso, perché non sai che cazzo fare, te la ritrovi nei piedi, te la devi togliere da addosso, ti devi abbassare e molto spesso nei campi veloci è un'arma vincente. Teoricamente puoi fare il punto se l'altro non sa cosa fare per gestirlo. Giusto per farvi avere un paragone, il video precedente ho giocato con la Pure Aero 98 tirata a 9,5 kg, adesso con me Gianluca sta giocando con quella racchetta, quindi guardate un po' come gestisce lui la palla.
già lì. No, troppo chiusa. No, esagerato, no? Morbido. La trovo un po' più complicata dell'Extreme, molto simile alla Pure Aero. Se impatti bene, bella, spinge sia il piatto che lo slice e il kick, che non so fare benissimo io, quindi una mia lacuna tecnica. Però rispetto all'Extreme sono due piatti 98, non lo so, che trovo un po' più complicati sul servizio. Ti premiano se fai tutto bene, altrimenti ti bastonano. Comunque la rigidità non è altissima, è 68, io però lo sento qua sulla mano. Avevo avuto la stessa sensazione con la Pure Aero 98, adesso ho fatto un'oretta abbondante tra l'uno e l'altro telaio, me le sento sulla mano. Comunque in generale una gran racchetta, un gran telaio che io consiglio al giocatore intermedio avanzato. Sicuramente un buon terza categoria con questa si trova bene, o chiaramente il seconda. Predilige il giocatore che vuole remmare, sì, però ci deve mettere la sua spinta, ed è una racchetta che comunque rispetto alla Pure Aero 98 è un po' più facile, rispetto alla Pure Aero 100 classica è un po' più difficile, un po' più tecnica, però il fatto che sia più stretto, il fatto che sia un piatto più piccolo, la muove più velocemente nell'aria e la rende più maneggevole. Il bilanciamento su questa, siamo a bilanciamento non incordato è 32 come la Pure Drive 100, mentre invece la Pure Aero 98 è 31,5. Piatto a corda qui è 16,19, l'altra è 16,20. Non lo so, sono queste le cose che la rendono un po' più facile. Comunque gran telaio, approvo, sinceramente la utilizzerei per me, se non fosse per la sua rigidità un po' troppo alta, quindi se tu hai problemi col gomito non sono sicuro di potertela consigliare. Per oggi abbiamo finito con le Babolat, abbiamo dato, adesso è il momento di prendere la Wilson Pro Staff X. Nei prossimi giorni la troveremo incordata, la troveremo in campo per la recensione. L'Uxilon Alu Power Vibe 1.25 Pro Staff X, che è un piatto 100, peso 3, 15, 16, 19 con un bilanciamento 31, profilo costante, ma non vi dico tutto adesso, ovviamente ci sarà la recensione. Grazie ancora a Tennis Warehouse per aver fornito la Babolat Pure Drive VS, codice sconto su prodotti selezionati del loro catalogo, e chiaramente grazie anche per questa fantastica racchetta che dal vivo, signori, è veramente bella. Al prossimo video.